Benvenuti. Benvenuti al nostro podcast, Italian Flow. Ehi, ciao, io sono Stefano. E io sono Maria e siamo qui per rendere l'italiano, come dire, meno spaventoso. Meno spaventoso. Dai, Maria, l'italiano è bellissimo. Lo so, ma per chi sta imparando può sembrare un po' difficile, no? Hai ragione, ma noi siamo qui per aiutarvi a imparare in modo naturale. E divertente, esatto. Niente grammatica noiosa oggi, promesso. Beh, quasi niente. Stefano, non spaventare le persone. Va bene, ascoltatori, se vi piace quello che facciamo, per favore, Iscrivetevi al canale, è importantissimo. sì, così possiamo raggiungere più persone in tutto il mondo che, come voi, vogliono parlare italiano. E lasciate un like, un commento, qualsiasi cosa. Ogni vostro gesto ci aiuta a crescere. Davvero, ragazzi, ogni like è come un piccolo abbraccio digitale per noi. Abbraccio digitale. Maria, stai diventando poetica. Lasciami essere romantica. Comunque è gratis iscriversi, quindi perché no? Esatto. Cliccate quel bottone rosso iscriviti e attivate anche la campanella. La campanella è fondamentale, così ricevete una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Perfetto. E ora, Maria, come stai oggi? Oh Stefano, che domanda! Cosa? Cosa c'è? Stai male? No, sto bene, tranquillo. È solo che stamattina faceva un freddo pazzesco. Lo so. Quando sono uscito di casa ho pensato, Madonna, è inverno davvero. Hai messo la giacca pesante almeno? Certo, e anche la sciarpa, i guanti. Praticamente ero un pupazzo di neve. Un pupazzo di neve italiano. Esatto. E tu? Ti sei coperta bene? Sì, io ho sempre freddo, quindi sono abituata. Cappotto, sciarpa, guanti, anche calze pesanti. Le calze pesanti. Vedi, ascoltatori, questa è vita vera italiana in inverno. Assolutamente. Ma dimmi, Stefano, lo vedo un po' stanco oggi. Tutto ok? Ah, si vede? Sì, hai ragione. Sono un po' stanco. Cosa hai fatto? Festa fino a tardi? Magari. No. Stamattina mi sono svegliato prestissimo. Presto? Tu? Ma sei sicuro di star bene? Ehi, posso svegliarmi anche io presto. Va bene. A che ora? Alle 6. 6 in punto. Alle 6? Ma è ancora notte a quell'ora. Esagerata. Comunque, dovevo andare in palestra. Oh, bravo! Palestra alle 6 di mattina. Questo è impegno serio. Sto cercando di fare più sport, sai. Voglio prendermi cura della mia salute. È bellissimo questo. Quante volte vai? 3 volte a settimana. Lunedì, mercoledì e venerdì. È diventata una routine. Routine, bella parola. In inglese è routine, stessa cosa. E ti piace? La palestra, intendo? Sai, all'inizio odiavo svegliarmi presto. Proprio odiavo. Ma ora mi sento bene. Mi fa sentire energico. Lo sport fa bene al corpo e alla mente. Esatto, è vero. E tu? Fai sport? Io stamattina ho dormito troppo. Ecco la verità. Ma ne avevo bisogno. Ieri sera sono andata a letto tardissimo. Quanto tardi? 00:30, forse l'1, forse anche più tardi. Maria, cosa facevi di così importante? Stavo leggendo un libro così interessante che non riuscivo a smettere. Ah, conosco benissimo questa situazione. Quando un libro è bello è impossibile chiuderlo. Esattamente. Dici, ok, solo un altro capitolo. E poi guardi l'orologio e sono le 2 di notte. È sempre così. Che libro era? Un libro di psicologia. Parlava proprio dell'argomento di oggi. Davvero? Quindi stai preparando per il podcast? Sempre. Mi piace essere preparata. Voglio dare informazioni buone e utili ai nostri ascoltatori. Sei molto professionale, Maria. Grazie, Stefano. Cerco di fare il mio meglio. E lo fai benissimo. Allora, sei pronta per iniziare? Prontissima. Andiamo. Allora, cari ascoltatori, oggi parliamo di un argomento molto importante. Un argomento che riguarda tutti noi, in ogni parte del mondo. Esatto. Oggi parliamo di, pausa drammatica, fiducia in se stessi.
In inglese si dice self-confidence o semplicemente confidence. In italiano, fiducia in se stessi. Possiamo anche dire sicurezza di sé o autostima. Sono tutte parole simili. Autostima è una parola interessante. Auto significa se stesso e stima significa valore. Quindi autostima significa quanto valore diamo a noi stessi. Perfetto. E questa è una cosa importantissima nella vita. Assolutamente. La fiducia in se stessi influenza tutto. Il lavoro, le relazioni, lo studio, i sogni. Tutto, sì. Dappertutto. Dappertutto significa everywhere. Brava. Allora, Maria, ti faccio una domanda personale. Oh oh, ho paura. Non è niente di strano. Volevo solo chiederti, tu sei una persona sicura di te? Dipende. Dipende? Cosa vuoi dire? Beh, ci sono situazioni in cui mi sento sicura e situazioni in cui vorrei sparire. Sparire. Capisco perfettamente. Puoi fare un esempio? Ok, per esempio, quando insegno italiano mi sento sicura. È la mia lingua, la conosco bene. Certo, è normale. Ma quando devo cantare davanti alle persone, lì è un disastro. Davvero? Ma tu canti bene. Ti ho sentita quella volta alla festa di Laura. Oh, ti ricordi? Oddio, che imbarazzo. No, cantavi bene davvero. Grazie, sei gentile. Ma ti dico la verità, ero terrorizzata quella sera. Terrorizzata? Non si vedeva. All'esterno no, ma dentro il mio cuore batteva fortissimo. Boom, boom, boom. Ah, l'ansia nascosta. Esatto. E le mani mi diventano fredde e tremano un po'. Anche a me succede quando sono nervoso. È una reazione fisica. Sì, il corpo reagisce alla paura. Si chiama risposta fisica o reazione fisica. È interessante come la mente e il corpo siano connessi, no? Assolutamente. Tutto è connesso. Sai, Maria, anch'io ho le mie paure. Tu? Ma sembri sempre così tranquillo. Ah, le apparenze ingannano. Le apparenze ingannano significa appearances can be deceiving. Ah sì, è vero. Raccontami, quando ti senti insicuro? Beh, per esempio, quando devo parlare inglese in pubblico. Inglese in pubblico? Sì, quando parlo italiano sono sicuro, è la mia lingua madre, ma inglese è diverso. Capisco perfettamente. È normale con le lingue straniere. Ma l'inglese non è nemmeno difficile per me. Lo parlo bene in privato, ma davanti a tanta gente... Ti senti giudicato? Esattamente. Ho paura di fare errori, di dire qualcosa di stupido, di avere un brutto accento. Questo si chiama ansia da prestazione. In inglese, performance anxiety. Sì, hai ragione, è proprio quello. E sai una cosa interessante? Molte persone famose soffrono di questo. Davvero? Anche gli attori? Sì, ho letto che molti attori famosi hanno paura prima di andare sul palco. Ma loro lo fanno da anni. Lo so, ma la paura rimane. Forse diminuisce, ma rimane sempre un po'. È strano, no? Pensiamo che le persone famose siano super sicure, ma anche loro hanno paure. Sì, e c'è anche un altro fenomeno interessante. Quale? Si chiama sindrome dell'impostore. Sindrome dell'impostore? Cos'è? È quando una persona pensa di non meritare il proprio successo, pensa di essere un falso, un impostore. Ah, anche se è brava, pensa di non esserlo. Esattamente. È molto comune tra le persone di successo. Wow, non lo sapevo. Grazie per questa informazione. Prego. È importante capire che tutti noi abbiamo dubbi, anche le persone che ammiriamo. È confortante in un certo senso. Sì, ci fa sentire meno soli, meno strani. Allora, Maria, parliamo un po' di vocabolario pratico. Sì, ottima idea. I nostri ascoltatori amano le parole nuove. Perfetto. Come possiamo dire I'm confident in italiano? Possiamo dire io sono sicuro di me o io ho fiducia in me stesso. Bene. E I feel confident? Mi sento sicuro oppure mi sento fiducioso. Fiducioso è un aggettivo bellissimo. Sì, viene da fiducia. E il contrario? Come diciamo I'm not confident? Possiamo dire non sono sicuro di me o sono insicuro. Perfetto. Oppure non ho fiducia in me stesso. Ci sono anche altre espressioni, vero? Sì, possiamo dire ho paura,
sono nervoso, sono agitato. Essere agitato significa essere nervoso, inquieto. In inglese to be agitated o to be restless. Esatto. E quando abbiamo molti dubbi possiamo dire Ho un sacco di dubbi o sono pieno di dubbi. sì, un sacco di significa a lot of. E c'è un'espressione che uso spesso. Non mi sento all'altezza. Oh, questa è importantissima. Non sentirsi all'altezza. Significa sentire che non sei abbastanza bravo per qualcosa. In inglese I don't feel good enough o I'm not up to the task. È un sentimento comune quando iniziamo qualcosa di nuovo. Sì, come imparare l'italiano. Esatto. Molti studenti probabilmente si sentono così all'inizio. È normalissimo. Certo, quando impariamo qualcosa di nuovo, all'inizio non siamo bravi. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo significa it takes time. Perfetto. La pazienza è fondamentale. Dobbiamo essere pazienti con noi stessi. Questa è la chiave. Assolutamente d'accordo. Sai, Stefano, mi è venuta in mente una storia. Oh, mi piacciono le tue storie. Racconta, racconta. Ok. Allora, questa è una storia di quando ero molto insicura. Quando? Avevo 18 anni. Ero all'università, primo anno. Fresca, nuova, spaventata. Il primo anno di università è difficile per tutti. Sì, e poi mi è successa una cosa terribile. Terribile. Cosa? Dovevo fare una presentazione davanti a tutta la classe. Ah no. Quanto lunga? Soppiro, 30 minuti. 30 minuti. Ma è tantissimo. Lo so, e la classe era grande, circa 50 studenti. Madonna Maria. E come ti sentivi? Con voce tremante per effetto. Malissimo. Ero terrorizzata. Le mani mi tremavano come foglie al vento. Foglie al vento. Che bella immagine. Sì, tremavo così tanto. E il cuore? Imitando il battito. Boom, 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 boom. Sentivo il cuore in gola. Sentire il cuore in gola significa essere molto nervosi. Esatto. E poi, pausa drammatica. La sera prima non riuscivo a dormire. L'ansia non ti faceva dormire. No, stavo lì, nel letto, con gli occhi spalancati, pensando a tutto quello che poteva andare male. Questo si chiama farsi film mentali o farsi paranoie. Sì, esattamente. Mi facevo un sacco di film mentali. È normale quando siamo ansiosi. La mente immagina scenari catastrofici. Sì, immaginavo di dimenticare tutto, di cadere, di fare una brutta figura davanti a tutti. Fare brutta figura è un'espressione importantissima. Significa sembrare stupidi davanti agli altri. In inglese to make a fool of yourself. Esatto. Allora, il giorno della presentazione, Sì? Capperif, lentamente. Sono arrivata in classe, ero l'ultima a presentare. Oh no. Lo so, quindi ho dovuto aspettare 2 ore. 2 ore di pura tortura. Sì, guardavo gli altri studenti presentare e pensavo, fra poco tocca a me, fra poco tocca a me, Che ansia. E poi? respirando profondamente. Poi, finalmente, è arrivato il mio turno. E cosa è successo? Con calma. Ho fatto 3 respiri profondi. 1, 2, 3. Respirare aiuta a calmarsi. Sì, e poi sono salita sul palco, non era proprio un palco, ma davanti a tutti, e ho iniziato a parlare, E? Cosa è successo? sorridendo. All'inizio tremavo, la voce mi tremava un pochino, ma dopo 2 o 3 minuti, Sì? incoraggiante. Ho iniziato a sentirmi meglio, il corpo si è calmato, la voce è diventata più stabile. Brava. E sai una cosa? È andato tutto bene, meglio di quanto pensassi, molto meglio. Vedi? Ce l'hai fatta. Con orgoglio. Sì, e dopo mi sono sentita così orgogliosa di me stessa, E i tuoi compagni come hanno reagito? sorridendo. Hanno applaudito e alcuni mi hanno fatto i complimenti dopo la lezione. Che bello. Vedi, tutte quelle preoccupazioni erano inutili. Sì, hai ragione. Le nostre paure sono spesso più grandi della realtà. Con saggezza. Questo è un punto importantissimo. La paura nella nostra testa è spesso peggiore di quello che succede davvero. Esatto. La nostra immaginazione crea mostri che non esistono. Allora, parliamo di soluzioni pratiche.
Come possiamo costruire la nostra fiducia? Sì, questo è quello che tutti vogliono sapere. Primo consiglio, fare piccoli passi. Sì, passi piccoli ma costanti. Non possiamo diventare sicuri da un giorno all'altro. Ci vuole tempo, la pazienza è fondamentale. Per esempio, se hai paura di parlare in pubblico, Puoi iniziare parlando davanti a un amico, solo uno, poi 2 amici, poi 3, poi un piccolo gruppo. e alla fine puoi parlare davanti a molte persone. Questo si chiama fare pratica o esercitarsi. In inglese, to practice. La pratica rende perfetti. Practice makes perfect. È vero in tutte le lingue. Secondo consiglio, parlare con se stessi in modo positivo. Ah, il dialogo interno, self-talk in inglese. Sì, molte volte noi diciamo cose negative a noi stessi. Tipo, non sono bravo, non ce la posso fare, sono stupido. Stop, basta. Questo non aiuta. Hai ragione. Invece dobbiamo dire, io posso farcela, io sono capace, io ci provo. Fare del proprio meglio è importante, non serve essere perfetti. Esatto, la perfezione non esiste, è un'illusione. Terzo consiglio, celebrare le piccole vittorie. Spiegami meglio. Molte volte ignoriamo i piccoli successi e pensiamo solo ai grandi obiettivi. È vero. Ma le piccole vittorie sono importanti. Per esempio, se stai imparando l'italiano e riesci a ordinare un caffè al bar, questo è un successo. Sì, devi essere orgoglioso. Quando riconosciamo i nostri progressi, ci sentiamo più motivati. E più motivati siamo, più continuiamo a migliorare. È un circolo virtuoso. Quarto consiglio, uscire dalla zona di comfort. Ah no, la zona di comfort è così comoda. Lo so, ma se restiamo sempre lì, non cresciamo. Hai ragione. Dobbiamo provare cose nuove, sperimentare, osare. Osare significa to dare in inglese. Ma uscire dalla zona di comfort fa paura. Sì, è normale avere paura, ma possiamo iniziare con piccole cose. Sempre piccoli passi. Esatto, e ricorda, è ok fare errori. Questo è importantissimo. È normale sbagliare. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Anzi, sono essenziali. Quando accettiamo i nostri errori, diventiamo più coraggiosi. Coraggioso significa brave o courageous. Il coraggio e la fiducia vanno insieme, sono come fratelli. Fratelli inseparabili. C'è un detto italiano che mi piace: chi non rischia non rosica. Significa se non provi, se non rischi, non ottieni niente. In inglese, nothing ventured, nothing gained. Ovviamente non rischi stupidi o pericolosi. No, per favore, non buttarti da un aereo senza paracadute. No, quello non aiuta la fiducia, quello ti uccide. Parliamo di rischi normali. Parlare con uno sconosciuto, provare un hobby nuovo, Andare a un corso, chiedere una promozione. fare un viaggio da soli. Sì, tutte cose che richiedono coraggio ma sono sicure. Ultimo consiglio. Circondarsi di persone positive. Oh, questo è cruciale. Circondarsi significa to surround yourself. Le persone intorno a noi influenzano molto la nostra fiducia. Se siamo con persone negative che ci criticano sempre, Questo ci sentiamo peggio, meno sicuri, più deboli. ma se siamo con persone positive e incoraggianti, Ci sentiamo meglio, più forti, più capaci. le persone positive ci tirano su, ci danno energia. Tirare su significa to lift up o to cheer up. Quindi è importante scegliere bene le nostre amicizie. La qualità delle relazioni è fondamentale per la nostra salute mentale Salute mentale è mental health. e la salute mentale influenza la fiducia. Tutto è connesso: corpo, mente, emozioni, relazioni. Tutto è un sistema. Stefano, stiamo arrivando alla fine. Già, il tempo vola quando ci divertiamo. Il tempo vola. Time flies. Esatto. Allora facciamo un piccolo riassunto. Sì, ottima idea. Allora, ascoltatori, oggi abbiamo parlato di fiducia in se stessi. Abbiamo imparato molte espressioni utili. Sono sicuro di me, ho fiducia in me stesso, mi sento insicuro. Non mi sento all'altezza. Fare brutta figura. Farsi film mentali. E anche dobbiamo essere pazienti, fare piccoli passi. 1. Fare piccoli passi e avere pazienza. 2.
Fare pratica costante, ogni giorno. 3. Parlare con noi stessi in modo positivo. 4. Non cercare la perfezione, ma fare del nostro meglio. 5. Celebrare le piccole vittorie. E anche uscire dalla zona di comfort. Accettare gli errori come parte dell'apprendimento. E circondarsi di persone positive. Abbiamo dato più di 5 consigli. Sì, siamo generosi oggi. Ricordate, cari ascoltatori, la fiducia in se stessi si costruisce giorno dopo giorno. Non è magia, ci vuole tempo, pazienza, pratica. E tanto amore per se stessi. Amore per se stessi, self-love. Ma ne vale la pena. Assolutamente, credere in se stessi cambia la vita. Credere in se stessi. To believe in yourself. Bellissima espressione finale. Allora, cari amici, cari ascoltatori, una domanda per voi. Come lavorate sulla vostra fiducia? Quali sono i vostri trucchi? Scrivetelo nei commenti. Leggiamo tutti i commenti. Sì, ci piace molto interagire con voi. E se questo episodio vi è piaciuto? Lasciate un like Sì, per favore, è importante. e iscrivetevi a Parla Italiano oggi se non l'avete ancora fatto. È gratis e ci aiuta tantissimo a crescere. Così possiamo creare più contenuti per voi. E aiutare più persone a imparare italiano. Ogni iscrizione conta, ogni like conta. E attivate la campanella per le notifiche. Così non perdete i prossimi episodi. Abbiamo tanti argomenti interessanti in programma. Tantissimi, ma è una sorpresa. Allora, ci vediamo nel prossimo video. A presto, ragazzi. E ricordate, Credete in voi stessi, sempre. Ciao a tutti arrivederci e buona fortuna con il vostro italiano. e buona fortuna con la vostra fiducia. Alla prossima. Baci dall'Italia. Maria e i suoi baci. Ciao ragazzi. Ciao ciao ciao.